Ciao a tutti, oggi andiamo nella città di mia mamma, Firenze. Ciao, io sono Giulia, lui è mio fratellino Lapo, lui è Papino, lei è mammina, Giulia Travel. Vai, parla un po' come parla mamma. Come dico io? Lo sai perché noi fiorentini mangiamo la C? Perché quando c'è prima della C c'è una vocale, noi mangiamo la C. Se invece c'è una consonante non la mangiamo. Quindi se io dico la casa, come dico? La casa. Mangio la C. Se invece dico il caso, la C non la mangio più. La mia cagna ha fatto 7 cagnolini, tutte e 7 senza coda. Hanna ha fatto 7 cagnolini, Tutti e 7 senza coda. tutte e 7 senza coda. Continuiamo con il video di Giulia Travel, cominciamo a vedere Firenze. Firenze è una città del centro Italia di quasi di 360.000 abitanti, conosciuta in tutto il mondo per il suo patrimonio artistico. Firenze, con i suoi palazzi, monumenti e sculture, la rendono per eccellenza la città museo a cielo aperto. Potete prendere la macchina e lasciarla in centro, o se no la lasciate e andate nella tranvia. Iniziamo con l'opzione tranvia. Ci sono molti parcheggi scambiatori che vi permettono di lasciare l'auto senza dover entrare nel caos della città. Qui potrete prendere la tranvia e raggiungere comodamente il centro della città. Ritira il biglietto. Ora prendiamo tranvia. A cercare la Berta. Dov'è la Berta? Alza il viso. Non lo so. Guarda il muro. Dov'è la Berta? Te la vedi? No, non la vedo. Cerchiamola. Sulla chiesa Santa Maria Maggiore, all'angolo di Via dei Ceretani, a 2 passi dal Duomo, c'è il volto pietrificato di una donna che sporge in modo del tutto inaspettato. Non si hanno informazioni certe su chi sia e come mai si trovi proprio lì, ma si dice che possa essere il volto del sacerdote che nel 1300 si affacciò da quel punto della chiesa imprecando di non aiutare in alcun modo lo scienziato Cecco d'Ascoli, accusato di stregoneria. Si dice che Cecco rispose
rispose al sacerdote così: tu di lì il capo non tu la caverai mai. C'è chi invece dice sia la testa di una donna del quartiere che donò alla chiesa una campana, ma l'ipotesi più accreditata è invece che sia semplicemente il resto di una statua romana che sia stato messo lì per abbellire la facciata, come usava fare nel Medioevo. Comunque, per i fiorentini, quella testa di marmo messa lì quasi senza una logica e che guarda tutti i passanti senza che la maggior parte di loro se ne accorga è semplicemente la Berta. Wow, che bello il Duomo! Questa è la chiesa principale della città. Il suo nome è Santa Maria del Fiore. Nel 400 divenne la più conosciuta d'Italia per le sue grandi dimensioni ed è tutt'oggi la terza chiesa più grande d'Europa ed è nota in tutto il mondo anche per la sua straordinaria cupola in muratura delle enormi dimensioni, la famosa cupola del Brunelleschi. Venite a vedere la Porta d'Oro. Il Battistero di San Giovanni è una delle chiese più antiche di Firenze. Si trova di fronte al Duomo ed è particolare per la sua forma ottagonale ed è nota in tutto il mondo per la sua porta dorata, interamente scolpita nel bronzo. Realizzata nel 1424 da Lorenzo Ghiberti, la Porta del Paradiso è composta da 10 riquadri raffiguranti episodi dell'Antico Testamento. Pesa 8 tonnellate. La porta originale è salvaguardata nel Museo dell'Opera del Duomo. Ora facciamo un giochino, Andiamo a cercare vicino alla porta del Duomo, c'è un angioletto, fa il gesto dell'ombrello, così fatta. Andiamo a vedere, lo cerchiamo? Vai, andiamo a cercare l'angelo. Quale porta? Venite, vicino alla porta d'ingresso. Lì, sulla colonna in basso. A quello? Sì. Sta mettendo la mano nella porta. Ah, non ci sta mandando a quel paese. C'è chi lo chiama l'angelo blasfemo, chi l'angelo irreverente, chi l'angelo scostumato. Ma veramente sulla facciata del Duomo c'è un angelo che fa il gesto dell'ombrello? Ha ragione Giulia. Lo scultore, molto probabilmente, non voleva raffigurare un gesto blasfemo, ma semplicemente una postura del braccio intento a spingere la parete. Ma scrittori, storici e divertenti racconti fiorentini vogliono invece dare una spiegazione al gesto inconsueto dell'angelo. Potrebbe essere un messaggio cifrato dello scultore? Adesso invece mi devi cercare un'altra cosa. Un toro cornuto. E non c'è. Cerchiamolo. Guarda in alto, io l'ho visto. Sono infinite le decorazioni della facciata del Duomo di Firenze, tutte inserite con un preciso senso iconografico e gusto artistico. Per questo appare quasi fuori luogo la presenza della testa di un toro cornuto, tanto che è stata data una spiegazione un po' ortodossa del gusto goliardico. Si dice possa essere il risultato di una vendetta dello scultore. Il capomastro dell'epoca sembra che avesse una tresca con la moglie del panettiere, il quale li scoprì e li denunciò. La vendetta del capomastro fu quella di realizzare un toro naturalmente cornuto che guardasse proprio verso la bottega del fornaio. Naturalmente la spiegazione degli storici è che sia semplicemente un omaggio agli animali coinvolti nei lavori della costruzione dell'edificio.
palazzo di Dante. Qui stava seduto Dante Alighieri. Qui si narra che passasse le ore seduto il grande poeta, scrittore Dante Alighieri. Si dice stesse qua a guardare i lavori della cattedrale. Mamma, guarda il castello. Palazzo Vecchio, chiamato anche Palazzo della Signoria, è oggi sede degli uffici del Comune di Firenze. Fu costruito sulle rovine di un edificio già esistente e fu sempre utilizzato come sede del governo cittadino. È un edificio tipico medievale con la sua semplicità e solidità. Cosa vedi? Un cavallo? È un cavallo lì in cima alla torre. Non è un cavallo, è un leone. E lo sai cosa dicono i fiorentini? Che quando il leone, come si dice, piscia sull'Arno, piove. No, però l'anno è là, sta pisciando. Mi sa che piove, vero? No, Mi sa che verrà a piovere. io ti dico una cosa, il rumino della pioggia che apre i rubinetti non è quello. Hanno aperto i rubinetti lui. Non apre i rubinetti, ma lui ti avverte quando piove. In cima alla torre di Palazzo Vecchio si trova una banderuola raffigurante un leone. Da sempre è l'animale protettore della città. Fu realizzata per dare indicazioni sulla direzione del vento. Infatti, se il vento proviene da nord, è simbolo di arrivo di cattivo tempo ed è proprio questo vento che fa volgere il leone banderuola verso il lato del fiume Arno. Per questo motivo i fiorentini dicono: quando il leone piscia in Arno o piove o fa danno. Questo è il Davide del Michelangelo. Questo non è quello vero è nel museo. Questa è solo una copia. Ora anche qui a Palazzo Vecchio facciamo un giochino. Mi devi trovare una faccia disegnata nel muro. C'è una faccia che è stata incisa sulle pietre della facciata del palazzo. Andiamo a vedere? Dai, sali le scalette. No, qui fuori, sali. Eccolo là. Questa è la faccia di Michelangelo. Questo ritratto, noto come l'importuno di Michelangelo, non abbiamo la certezza di chi sia e perché sia inciso lì. La leggenda racconta che Michelangelo veniva sempre avvicinato da un tizio pedante e si dice che un giorno, annoiato dalle chiacchiere del disturbatore, Michelangelo abbia abbozzato il volto di quel tizio sul muro scolpendolo con le mani nascoste dietro la schiena, fingendo di ascoltare l'importuno. Si dice anche che Michelangelo possa aver scolpito il volto di un uomo che proprio in piazza Signoria stava per essere giustiziato a morte. Infine si pensa possa semplicemente aver scolpito il proprio ritratto e che possa averlo fatto per scommessa scolpendo con le mani dietro alla schiena. Eccolo il ponte con le case. Fu il più antico ponte di Firenze, costruito nel punto più stretto del fiume Arno. La versione che vediamo oggi ha superato anche i bombardamenti delle guerre mondiali. Si dice che forse anche Hitler fu colpito dalla sua bellezza. La particolarità di Ponte Vecchio sono le tante piccole botteghe che occupano interamente i due bordi del ponte. Oggi sono tutte gioiellerie, ma nel passato nacquero per riunire tutte le macellerie della città per evitare gli odori degli scarti delle carni per le vie. Oggi queste botteghe sono sovrastate dal corridoio Vasariano, la via segreta che usavano i medici per arrivare da Palazzo Pitti agli Uffizi, e furono proprio loro a volere orefici al posto dei macellai. Dove stiamo andando, Ral?
porcellino. Al porcellino, come si chiama? Toccano il muso, ma però basta che si deve fortunare solo per mettere la monetina dentro. Dentro alla lingua e poi cade E deve cascare dove? nel buchino. Se casca nel buco? E fatto una cosa fortunata. Se non casca nel buco non è fatta una cosa fortunata. Il porcellino è una fontana di bronzo a forma di cinghiale. Fu costruita per dissetare i mercanti della loggia del mercato a 2 passi dalla piazza Signoria. Essendo di bronzo e dovendosi appoggiare al muso del porcellino per poter bere, questo si è consumato cambiando colore, come è di consueto al bronzo. Molte persone pensano che toccare il muso del porcellino porti fortuna, ma in realtà sarai baciato dalla fortuna solo se inserita sulla lingua del porcellino una monetina. Questa, una volta lasciata scivolando, cadrà dentro la fessura della grata della fontana. È entrato? È entrato? Sulla lingua. Lascialo. È entrato, vai. Hai fame? O vuoi provare un panino nuovo? Oggi Giulia assaggerà un panino tipico della cucina fiorentina, il panino al lampredotto. Cos'è il lampredotto? Non ve lo dico, o meglio ve lo farò vedere più tardi, ma voglio darvi un consiglio spassionato. Mangiate e godetevi questo panino, poi dopo aver assaporato la sua bontà potrete, se vorrete, chiedervi cosa avete mangiato. A volte i pregiudizi del nostro cervello non ci fanno assaporare certe gioie della vita. Questa è la via dello shopping. Qui i vestiti costano tanto. Via Tornabuoni è la via più lussuosa della città. Qui troverete le boutique dei brand più famosi al mondo. Pensate che in questa via l'affitto di un negozio di 30 metri quadri potrebbe costare anche 12.000 euro al mese. Oggi torneremo a Firenze e lasceremo la nostra auto in uno dei parcheggi del centro. Fate attenzione alla zona traffico limitato e alle vie preferenziali. Hai visto? Questo è qua. Lui
È nonno Gianni, è uno scrittore, è laureato in psicologia, è stato un allenatore di calcio, è il coach di viaggi di Giulia Travel. Nel nostro blog troverete i suoi consigli di viaggio e risponderà a tutte le vostre domande e curiosità. Era un trattatore, l'ha fatto le corse fino a 4-5 anni. Insomma, l'ha presa io, l'ho rimessa a posto di salute. E quello lì E come- È una bomba. E come si chiama? Fernanda. Fernanda. Babbo, si va velocissimi! Nel 1300 lui, Arnolfo di Cambio, fu il primo architetto che fece una torre di più di 20.000 tonnellate che non poggia in terra, poggia sulle mura del palazzo, una cosa unica al mondo. Eccoci, adesso vi dirò cos'è il lampredotto. Siete pronti? Chi non vuole saperlo chiuda gli occhi. Ok? Allora, pronti? Chiudete gli occhi adesso. 1, 2, 3, 4, 5. Bene, adesso potete riaprirli. Questo è il lampredotto. Scusate, adesso vado a gustarmi il mio panino. Adesso andremo a visitare i giardini del Parnaso. Qui, di fronte a una suggestiva vista panoramica su Firenze, è possibile incontrare un drago, ovvero un lunghissimo serpente in muratura che si stende per tutto il pendio del giardino, all'interno del quale passa dell'acqua che finisce per sgorgare dalla mostruosa bocca. Il dragone vuole ricordare il mito di Apollo che sul monte Parnaso uccise il mostruoso serpente. Palazzo Pitti, qui abitavano le principesse. Pitti è il più grande palazzo di Firenze, nato con la sua maestosità proprio come testimonianza di potenza. Porta il nome di colui che lo commissionò, il mercante Pitti. Alla sua morte fu acquistato dalla famiglia Medici, che lo ampliarono e da quel momento diventò la reggia di rappresentanza per tutti coloro che lo abitarono. Ora si fa un giochino, va bene? Ok. Mi devi trovare una pietra
nella facciata più lunga di tutte quelle altre. Pronte? Attenti? Via, vai! Vai, 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 ce la fai, è in salita, è dura. Vai, vai, vai. Questa è lunga, ma non è la più lunga. Ce n'è una lunghissima. Andiamo a vedere più in là. Sono due. Andiamo a vedere più in là. Questa è lunga, ma non è, ce n'è una ancora più lunga. L'hai trovata! Brava! Sulla facciata di Palazzo Pitti, tutta costruita da pietre assemblate con estrema armonia architettonica, si trovano due pietre diverse da tutte le altre. C'è una pietra lunghissima, la più lunga del palazzo, accostata ad una pietra molto piccola. Si dice che proprio il committente del palazzo, il mercante Luca Pitti, avesse chiesto questa pietra, la più lunga, per simboleggiare la propria potenza e supremazia su tutte le altre famiglie fiorentine. Non sarebbero quindi due pietre sbagliate come vengono chiamate dai fiorentini. Lavo, come fa il leone? Oh. Amici, questa è Piazza Santo Spirito. Qui è la Movida di Firenze. Giulia, ora dove andiamo? A fare un aperitivo? Sì, Dove? Alla torre di? Rapunzel. Ah, noi l'abbiamo ormai battezzata così, vero? La torre di Rapunzel. Eccola, la vedete? Guardatela. È il giardino di Rapunzel. Concludiamo la nostra visita a Firenze dal punto più strategico per ammirare il suo panorama, Piazzale Michelangelo. Da qui è possibile ammirare il fiume ed i principali monumenti della città. Piazzale Michelangelo prende questo nome da quando nel 1873 fu deciso di posizionare una copia del David di Michelangelo nel centro della piazza. Qui? Sì? Qui dentro gira una manopolina? Ora vado? Penso sia... Amore, vedi il cielo così? Aspetta. Lo vedi lì il Duomo? Così. Guarda dentro. Lo vedi il Duomo lì?
L'originale del Davide di Michelangelo si trova nella galleria dell'Accademia di Firenze. Costruito da un blocco di marmo di Carrara, è una statua di 5 metri per 5 tonnellate, famoso in tutto il mondo come opera rappresentativa del Rinascimento. È straordinario il suo sguardo intenso e la precisione di come sono scolpiti i muscoli e le vene, le quali sembrano pulsare di sangue vivo. Anche alcuni elementi dalle proporzioni non molto corrette sono studiate per esaltare altri particolari. E così il Davide diventa unico dall'espressività ineguagliabile. A UFO non mi stufo. È in italiano? È italiano, a UFO. Quando fai una cosa gratis, come si dice? A UFO non mi stufo. Ai tempi della costruzione del Duomo, alcuni materiali destinati alla costruzione di grandi opere erano esenti da dazio e su questi materiali veniva posto un'etichetta con l'acronimo latino AUFO, ad uso della fabbricazione dell'opera, e quindi esente da tasse. Per questo è diventato un modo di dire dei fiorentini: quando una cosa veniva concessa gratuitamente era ad UFO. Quando sbagli qualcosa ingenuamente o fai una stupidata, come si dice? A bischero! I Bischeri erano una famiglia di ricchi mercanti, tanto ricchi quanto avidi. Possedevano molte case nella zona di Piazza Duomo e quando il comune di Firenze iniziò ad acquistare le proprietà limitrofe alla vecchia cattedrale di Santa Reparata per dare spazio alla realizzazione della nuova cattedrale di Santa Maria del Fiore, ci fu una lunga trattativa per anni con la famiglia dei Bischeri per l'acquisto di una loro proprietà. Gli avidi mercanti tirarono così a lungo la trattativa fino a spazientire il comune, che alla fine espropriò gratuitamente il loro terreno. Pensarono di fare i furbi la famiglia dei Bischeri, ma rimasero a mani vuote. Per questo oggi si usa dire a una persona ingenua e ottusa che è un bischero. Ci vediamo al prossimo viaggio di Giulia Travel. Noi vi portiamo nei nostri viaggi e noi a voi vi chiediamo: indotto vai!